giorni da quando abbiamo lasciato il Golfo di Oristano, siamo stati sempre nell'entroterra, sempre nell'altopiano, sempre nei monti, paesi comune piloto della Sardegna. Adesso in lontananza vediamo nuovamente il mare. Stiamo scendendo lungo la valle del fiume Temo per raggiungere la cittadina di Bosa, che conosciamo ben bene visto che ci siamo stati diverse volte in barca. Eccola Bosa in tutta la sua bellezza, con il castello Malaspina sulla cima e queste bellissime case colorate. Eccoci, il ponte di Bosa. Di solito ci passiamo in tender qua sotto. Sotto però ci passiamo. Sotto, non sopra di certo. E invece adesso ci passiamo in camper. Siamo di nuovo sul pontile del porto fluviale di Bosa. Laggiù c'è il mare, c'è un bel venticello che da ponente spinge, pompa il camperozzo è laggiù. Eccolo là tra gli uffici. Mettiamo Enzo e decidiamo cosa fare. Siamo arrivati Quindi a Bosa siamo qua finalmente. col caro nostro amico Enzo che ci assiste sempre anche tutte le sia estati, via mare che sia via mare terra. che via terra. Salutiamo Bosa che conosciamo bene, ma che è sempre gradevolissimo poter passare una giornata qua. Ieri abbiamo passato una bella domenica in compagnia tutti assieme e adesso riprendiamo il nostro viaggio per la Sardegna. Salutiamo Enzo. Si riparte, Salutiamo lasciamo Bosa. Bosa, lasciamo il nostro porto e ripartiamo per nuove destinazioni. Sardegna hanno l'abitudine molti paesi, anche più piccolini, di fare tantissimi murales e sono particolarmente attraenti. Stiamo percorrendo la strada provinciale 49 che da Bosa porta ad Alghero. È un lungomare molto bello. Là abbiamo sullo sfondo Capo Marargiu con quello piccolo scoglietto davanti. E questa è una strada, allora le istruzioni di Google Maps dicono che sia chiusa. Noi ci proviamo. Al massimo torniamo indietro. Pazienza.
Una scogliera stupenda, una strada stupenda, perché veramente io questa strada l'ho conosciuta più di 40 anni fa circa. Sei così vecchio? Purtroppo sì, per fortuna. È molto molto bella, sì. Cosa si vede sullo sfondo là? Là sullo sfondo vediamo Capocaccia sulla sinistra, il golfo di Porto Conte, poi tutto Fertilia, e qua sulla curva della strada dietro c'è proprio Alghero, che è una delle città più belle della Sardegna assieme a Cagliari. Cagliari e Alghero sono probabilmente le due città più belle della Sardegna. Proprio bella questa strada. Villanova, Monleone. saliamo, lasciamo la provinciale che da Bosa ci porta ad Alghero e proseguiamo per Villanova Monteleone. Che Maurizio sbaglia i nomi. E qui chi c'è? Mauretto che guarda e osserva l'orizzonte col suo binocolo da bird watching. Gnocca Watch. Ah, gnocca watching. Siamo a Villanova Monteleone, una terrazza sul nord-ovest della Sardegna. Questo cartellone che spiega tutto, e noi possiamo vedere tutta la parte che va da Capocaccia, Porto Conte, Alghero, Portoferro, tutta la zona di Stintino, Porto Torres, Asinara fino a Sassari. Quindi è una zona molto bella, ecco, che noi abbiamo avuto la fortuna, il privilegio di poter ammirare in una giornata molto molto bella, perché molto luminosa e permette di avere questa vista veramente eccezionale. Adesso torniamo al nostro carletto. Stiamo arrivando a Monteleone Roccadoria, che è quel paesino là sopra sulla roccia, sopra queste pareti verticali. Ora attraversiamo con un ponte il lago del Temo, che è questo qui sotto. La salita comincia. Uno dei posti più belli del nord-ovest della Sardegna, col lago del Temo. Esatto, che abbiamo qua sotto. Questa strada completamente a zigzag che stiamo facendo col nostro carletto. Quest'acqua è quella che poi arriva giù al porto dove eravamo. A Bosa.
posto è meraviglioso. Vento gelido. Molto spesso in estate la gente chiede la Sardegna dal mare. L'entroterra è stupendo. Dovreste ogni tanto ricordarvelo e ricordarlo a chi frequenta la Sardegna. L'entroterra è stupendo. Tutti figari. Tutti figari. C'è l'accento di qua. Tutti figari. Tutti figari. Lago del Cuga. Laghetto. E ora passiamo sopra la diga del Cuga. Siamo alla torre di Porto Conte, che è questa torre aragonese, dove dentro c'è un museo di Antoine de Saint-Exupéry, lo scrittore aviatore del Piccolo Principe. Sarebbe bello vederlo perché lo apprezzo tantissimo, mi piace tantissimo, mi piace tantissimo il suo libro, mi piace tanto la sua storia. Ma è chiuso, questo periodo apre solo venerdì, sabato e domenica. E oggi è? Oggi è martedì. E quindi non lo quindi possiamo è chiuso. vedere. Abbiamo passato questa notte qui tra gatti. C'è una colonia C'è una colonia felina. gattifera. Gattifera felina. Dove comunque vedo che gli portano da mangiare perché hanno le ciotole, sono belli pasciuti, puliti. Miau. Quindi non sono conciati male questi gatti, Gli portano un po' di pappa, probabilmente nell'arco della giornata c'è qualche gattara che gli porta del cibo. Tra gatti cinghiali. Ieri sera c'erano dei cinghiali che Ha provato ad uscire dal camper Mauro, ma è stato rincorso dai cinghiali, quindi di corsa è rientrato. Ha detto, ops, meglio che stia dentro. Ma soprattutto temporali, acqua, pioggia, vento. Vento forte questa notte. Questo è il museo di Antoine de Saint-Exupéry, dove dice che ha passato qua gli ultimi mesi della sua vita. Effettivamente lui è sparito nel 44, mi sembra, 44-45, quando la guerra stava terminando. È sparito con il suo aereo, un aereo da ricognizione, sembra tra la Corsica e la Costa Azzurra. Questo era l'aereo, un bimotore di Hollywood americano. Quindi il primo ammaraggio è stato effettuato nel
1937, il 1° luglio del 37 alle 10:30, provenienti dall'idroscalo di Ostia. Poi successivamente c'è stata delle linee, una linea abbastanza periodica, la linea Genova-Porto Conte, Cagliari-Tunisi e viceversa, e poi addirittura la linea Roma-Porto Conte-Barcellona con volo giornaliero dal 3 ottobre del 38. Bene, adesso ci sposteremo verso Capocaccia. E qua c'è il nostro camper, eccolo il mare, un po' incazzato. Ecco un'immagine della baia di Porto Conte, 654 gradini. Però 654. Mauro è quasi contento che sia chiuso. Purtroppo sono chiuse, il mare non è dei migliori e l'accesso è complicato, quindi non ti fanno entrare perché rischia di esserci del mare che raggiunge l'ingresso. Vediamo. Che falesie verticali. Mamma mia. Credo che sia lassù, Ma così in alto dici? sì. No, non in basso. No. Wow, che falesia. Noi siamo esattamente Punta di Giglio, là in fondo. Ce la farà il nostro eroe a raggiungere la grotta delle Brocche? Eccolo in arrivo. E adesso hai fatto ben 2 passi da quando ti ho ripreso. Grotta della Brocca. Delle brocche rotte. Delle brocche rotte. Perché qua hanno trovato dei reperti archeologici nuragici, prenuragici, che cosa post-nuragici, comunque con delle brocche rotte. La grotta, il posto è molto bello, il panorama è meraviglioso, non è semplicissimo. Sono solo 600 metri, un dislivello di 100 circa, però non è proprio semplice perché, soprattutto ieri, che è diluviato ieri notte, tutto un po' fanghiglia, le rocce calcaree sono scivolose, quindi è abbastanza impegnativo arrivarci, però ne vale la pena, ecco. Il posto è stupendo. Panorama bellissimo. Meraviglioso. Avete ascoltato il silenzio della natura. Bettina? Esatto. Quanto abbiamo fatto? Abbiamo Un chilometro fatto e mezzo. 1,4, 1,2 chilometri, perché effettivamente è stato poca strada, ma andavamo piano, abbastanza impegnativo, diciamo, dai. Le donne campiano più degli uomini perché non hanno da sopportare le donne.
Sai che non ci avevo mai pensato che a cazzo. questa. Siamo al comune di Villanova Monleone, che è una terrazza sul nord-est della Sardegna. Nord-ovest.